Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di giugno. Ragazzi, abbiamo la ruota della fortuna. È una bellissima carta, mi parla di cambiamenti, di solito sono cambiamenti inaspettati, cambiamenti improvvisi e positivi. Molte volte parla proprio anche di qualche opportunità nuova che si apre, piuttosto che di anche arrivo di denaro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni del 2024 e sto pubblicando in questo periodo il secondo semestre del 2024. Ci sono anche le previsioni per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, queste letture saranno, diciamo, dedicate a chi ha una persona in mente, che sia una relazione seria, meno seria, non importa. Se siete single o se volete vedere le previsioni per gli affetti come amici piuttosto che parenti, sono già online le letture, sono quelle a tre scelte e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Allora abbiamo il 3 di coppe, un 9 di bastoni, cavaliere di bastoni, la sacerdotessa, il mago, e il 6 di bastoni, ragazzi. Mm. Allora, devo dire che l'energia è peperina in questi 15-20 giorni di fine giugno. L'unica carta che mi lascia un po' così è questo 9 di bastoni che adesso poi andiamo a vedere. Però per il resto sono carte piuttosto belle. Andiamo a vedere. Ok. 6 di spade e regina di bastoni per il 3 di coppe. C'è una sorta di aria di sollazzo, ragazzi. Con il 3 di coppe ho come l'idea che o frequenterete parecchio gli amici in questo periodo, potrebbe essere che magari, visto che siamo già verso fine giugno, abbiate organizzato un fine settimana lontano, può anche essere con la persona di interesse, perché no? Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 6 di coppe. Quante? 6 di coppe, 7 di pentacoli, 2 di coppe, re di spade e giustizia. Mm. Ehm,
Questo 9 di bastoni fa riferimento al fatto che siate un pochino sulla difensiva nei prossimi 15-20 giorni, ho come l'idea che vogliate fare le cose secondo le regole. È come se ci fosse un qualche tipo di obiettivo, un qualche tipo di sogno da raggiungere, un ideale che si voglia raggiungere, insomma, secondo certe regole. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 7 di bastoni. 9 di coppe e asso di pentacoli. C'è come un'energia, come vi posso dire? Sì, ma sì, ve l'ho detto all'inizio, l'energia è peperina, è come se ci fosse tanta voglia di andare avanti, ma allo stesso modo c'è questo 9 di bastoni che mette un po' in allerta, che mette i paletti, che mette come degli stop. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Il diavolo e un 5, scusate, un 9 di spade. Sì, e qui l'ideale sarebbe smettere di guardare al passato. Con questo 9 di spade ci sono delle preoccupazioni riguardo a temi che probabilmente vi condizionano ancora al giorno d'oggi, perché qui abbiamo il diavolo. E con la sacerdotessa è come se ci fosse un consiglio a guardare in avanti. Tenete presente che quando c'è il diavolo si parla sempre di questioni egoiche, che sono il è giusto o sbagliato, piuttosto che ho ragione o non ho ragione. E la sacerdotessa invece invita proprio a non perdersi in quello che è il ho ragione piuttosto che non ho ragione, o insomma queste cose qui, ma guardare oltre. Lei tecnicamente vede oltre il velo. Mm? Difatti qua in questa immagine è molto bello perché lo sposta direttamente questo velo. Andiamo a vedere il mago. Asso di coppe. 2 di spade e 4 di spade. C'è come un inizio che non si sa se inizia, c'è un'indecisione sul se iniziare qualche cosa o no. Andiamo a vedere se di bastoni, poi vi faccio i vari esempi. Tre di coppe e 8 di pentacoli. Allora, ragazzi, la sensazione qui è questa. Io adesso parlerò della vostra energia e dell'energia del o della partner, ma in questo tipo di letture potreste anche sentire le energie invertite, quindi quello che io dico essere per voi, sentire, vederlo magari nel partner e viceversa, ok? Allora, la sensazione qui è che entrambe siate un pochettino, come vi posso dire, prudenti. Probabilmente, vi sento sulla stessa lunghezza d'onda in quanto a, come vi dicevo anche prima, fare le cose, secondo un certo iter, secondo una certa regolarità, mi vien da dire, come se ci fosse un processo, dei passi da seguire e si vogliono seguire tutti. Ehm Devo dire che l'altra persona la sento più propensa, come se spingesse un po' di più per questo inizio rispetto a voi, perché ho come l'idea che voi siate un po' più titubanti, siate un po' più
Soprattutto se dovesse essere una relazione a tre e siete voi quelli impegnati e si dovesse inserire un'altra persona, qui il dubbio del inizio o non inizio una relazione a tre, o mi metto con questa, magari è l'altra persona che è a tre, cioè che è già in coppia. Quindi qui c'è un po' di indecisione in questo senso. Inizio una conoscenza con questa persona, una storia romantica piuttosto che una relazione di un certo tipo, perché qui comunque avete il due di coppe, adesso dipende dalla vostra situazione personale. Però qui è come se credo che quello che vi freghi un po' sia il proiettare con questa persona i problemi che avete avuto con altri nel passato. È come se steste facendo un po' un confronto e non è molto sano. Difatti qui avete la sacerdotessa e vi dice di guardare oltre, guardate al futuro. Vi dico, la carta finale ragazzi è un 6 di bastoni e c'è anche un 3 di coppe girato al contrario. Quindi ho come l'idea che un risultato verrà raggiunto con questo 6 di bastoni. Datemi una carta per l'8 di pentacoli. Giudizio. Eh sì, infatti. È come se si stabilisse qualche tipo di regola, se vogliamo, qualche tipo di accordo, qualche tipo di delibera, come vi posso dire, qualche tipo di contratto, che dà la possibilità di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Cioè, secondo me, qui la sacerdotessa vi fa rendere conto di quali potrebbero essere le questioni egoiche, soprattutto se fosse in una relazione a tre, la questione quando si dice, ma io lo voglio. Cioè, nel senso, magari l'altra persona è impegnata, ma io lo voglio, e vabbè, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, il problema è vostro, no? Perché questo è un, come vi posso dire? È un incastro, è un fissarsi su qualcuno che magari, cioè, sapete, sono quei risultati che una volta ottenuti poi non hanno tanto sapore, perché magari sono solo cose, appunto, dettate dall'ego. Quando l'ego dice, ma io voglio quella roba lì, io voglio quella persona lì, e magari la persona non è disponibile. Quindi magari ci sta che siate innamorati, che siate presi dall'altra persona, però forse sarebbe giusto lasciare che anche l'altra persona valuti, no? In modo che poi se decide effettivamente di scegliere voi, sapete che lo fa perché ha piacere e non perché magari è stato condizionato o condizionata. Vi dico, l'altra persona io la sento molto propensa ad iniziare un qualche cosa di più profondo. Con le dovute maniere, con i dovuti passi, senza fretta, però devo dire che è una persona che ha intenzione di concretizzare qualcosa. Mentre ripeto, per quello che riguarda voi, vi sento forse un pochettino più tentennanti, soprattutto se dovesse essere una relazione a tre. O comunque diciamo che se non fosse una relazione a tre ragazzi, perché ovviamente non per tutti risuona così, potrebbe essere che in questo fine giugno un'amicizia, un conoscente o una conoscente con la quale c'è appunto una conoscenza, un qualche tipo, magari anche di condivisione, perché potrebbe anche essere qualcuno che avete conosciuto magari grazie a una passione che avete, e devo dire che potrebbe svilupparsi un qualche cosa di più. C'è la ruota della fortuna, è come se quello che già esiste cambi. Lo sento in meglio, perché comunque poi abbiamo anche un bellissimo 6 di bastoni qua alla fine della lettura. Devo dirvi, è più con questo 2 di spade, 4 di spade e 9 di spade, è più la testa che vi fa rimanere in questa, in questa fermo, in questa, come vi posso dire, autoprotezione del 9 di bastoni. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Ok.
l'albero della saggezza. Ok, allora vi dice che questa fatina vi aiuta a muovervi nella situazione attuale. Parla del flauto, perché in questo caso sta suonando un flauto, e vi dice che il suono del flauto può in qualche modo avere le risposte, cioè nel senso potete trovare le risposte che state cercando nel suono del flauto. Potrebbe essere che vi capiti con l'udito sottile, quindi non con l'udito con i rumori della terza dimensione, ma con dei rumori dell'astrale, per chi ha la chiarudienza sviluppata o in via di sviluppo, potreste sentire il suono del flauto. Questo ve lo dico perché a me è successo. Cioè, io sentivo quando ho iniziato ad aprire i miei doni psichici, in età piuttosto giovane, mi ricordo che io sentivo soprattutto violini e flauti. Prima, ma soprattutto i violini, poi ogni tanto anche i flauti. A volte da soli, a volte li sentivo insieme e c'erano dei posti specifici dove li sentivo e quando li sentivo facevo come mente locale sul pensiero che stavo facendo, come se ci fosse una sorta di risposta collegata al tipo di pensiero che stavo facendo. Prestate attenzione, poi mi farete sapere, eh? Va bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti. Se volete sostenere o appoggiare il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una piccola donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete prenotare una sessione attraverso la mail oppure abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!